Le prime luci dell'alba. Come sono? Hola? Hola! Non sappiamo se continuare con il canale YouTube oppure no. Siamo quasi. Ciao, buongiorno. Stamattina è presto davvero, qua c'è l'alba, sono le 7:20 e stiamo per partire da Colola. Allora, se vi siete persi l'episodio di ieri vi consigliamo di andarlo a vedere, ve lo mettiamo qua sopra. È stata una giornata molto avventurosa. Stiamo attraversando il Michoacán. Oggi dovremmo uscirne e, sì. E poi attraverseremo tutto d'un fiato Colima. Adesso vi facciamo vedere la mappa, non esageriamo con le previsioni ottimistiche. Noi siamo a Colola, Michoacán è iniziato qua, più o meno, e finirà qui, San Juan de Lima. E qua finisce Colima e inizia Jalisco e sarebbe l'ideale arrivare qua. Saranno 5 ore di strada, non abbiamo internet, non lo sappiamo, non sappiamo dove andremo a dormire. E siamo di nuovo in marcia. Tra non molto usciremo dal Michoacán. Un'oretta mi sa. Quindi anche se la natura è spaziale, i posti sono bellissimi, le spiagge sono incontaminate, dobbiamo andare via molto velocemente. E l'estate de Michoacán agradece su visita. Bye bye Michoacán. Rotonda con scultura, sembra un cactus. Che stranezza. Anche nel comasco c'hanno le sculture brutte così. Anche nel comasco. Vabbè, si vede che il Colima è più rilassato rispetto al Michoacán, già da subito, no? Ci sono supermercati, ci sono cartelli con scritto in vendita, c'è internet soprattutto. C'è anche molta meno natura. Sono passate esattamente 3 ore, sono le 10:40 e non ci siamo ancora fermati. E infatti queste 3 ore io le sento tutte nelle chiappe. E io anche nei piedi, nella testa. Stiamo uscendo da Colima, forse? No, forse, sicuro. Qua sul ponte? Sì. Contiamo su un'accoglienza di Colima, un'accoglienza culinaria. Di Jalisco. Jalisco, sì. Ormai non ci capisco più niente. Bienvenido a Costa Alegre, governo del stato di Jalisco. Dobbiamo andare a sinistra. Guarda che lì c'era un Commodore. Vuoi fermarti? Ci siamo fermati qua. E con qua intendo proprio qua, nel senso che non so dove siamo. Dove siamo? Siamo alla Costa Alegre. Siamo appena entrati in Jalisco, là c'è scritto che siamo in Costa Alegre. Eravamo senza internet, quindi abbiamo provato adesso a cercare un posto dove stare a dormire. Abbiamo scoperto che c'è tutto un tratto della costa che è carissimo, pieno di resort pazzeschi, quindi no. E visto che vogliamo un po' essere sicuri dove stiamo arrivando e non improvvisare del tutto, abbiamo trovato un posto più nel nostro budget, non sul mare tra l'altro, a 2 ore ancora da qui. Pausa pranzo fatta, ancora 2 horas e arriviamo all'obiettivo. Comunque sembra di stare nel forno direttamente, faccio vedere. Sai quando c'è la strada che brilla, che sembra che sia bagnata? Da tanto c'è il sole a picco, accostiamoci. Possiamo anche farle in mezzo alla strada, non c'è nessuno. Arriva una macchina, incredibile. Era un taxi. 15 minuti, 20 km siamo arrivati. Praticamente sì. Tutta così. Eccolo lì l'hotel. Siamo arrivati, siamo alla cumbre. Siamo alla frutta anche.
Solo oggi 350 km, negli ultimi 4-5 giorni ne abbiamo fatti 1200, una cosa del genere. Siamo in un alberghetto, ci stiamo riposando e vi facciamo vedere la strada che abbiamo fatto effettivamente fino ad ora. Praticamente abbiamo fatto questa strada in 2 mesi, sì, e poi questa in 3 giorni. Stamattina siamo partiti da Colola e siamo arrivati, facciamo tutta abbiamo finito la costa grande del Michoacán, entrati in Colima, finito il Colima siamo entrati in Jalisco, abbiamo fatto la pausa pranzo e siamo arrivati qua. Buongiorno mondo. Ciao. Stavolta sarà uno spostamento molto più breve, tranquillo, 2 ore, anche se è parecchio caliente come potete vedere dalla sì, maglietta. Abbiamo anche prenotato, che roba incredibile, anche se non ci risponde nessuno. Le moto sono cariche. Proseguiamo sulla 200 e arriviamo quasi a Puerto Vallarta e qui ci dovrebbe essere un fiume che ci fermiamo un poco prima, che non c'è. Buenos días. ¿Cuánto la ponemos? 200 de Magna. 200 la Magna. Gracias. ¿Qué cámara uno? Abbiamo trovato un posticino carino, sembrerebbe, su un fiume, una casetta gestita da una famiglia messicana su questo rio. Ma quale rio? Il rio Cuale. Quindi ci aspettiamo silenzio, tranquillità e ospitalità. Vediamo se sarà così. Oh, c'è un Oxxo, andiamo. Va bene. Io sto afuera. Perché? E controllo la roba. Stai tu? Sì. Opla. Bene, noi abbiamo fatto pausa spesa on the road. Ecco qua il traffico ci ricorda Milano. Questi che suonano. Stiamo costeggiando Rio Quale. Che è un po' sussio a questo punto Rio Quale. Color marrone. Ci sono i cartelli scritti anche in inglese. È proprio una gringata. Dovrebbe essere questo qua. Questo a sinistra. E dove mettiamo le moto? Qua. Non mi sembra che abbiano uno stazionamento. Boh, non so come facciamo. Vabbè, adesso andiamo a chiedere. Bene, ne siamo apparentemente arrivati. Non era vero che eravamo arrivati, cioè... Allora, noi queste cose le facciamo per voi perché altrimenti non ci sono colpi di scena, no? Tutto lineare. 1 ora di tragitto, 2 ore di tragitto, che palle, no? Ieri volutamente ho sbagliato a prenotare, ho prenotato per settembre e volutamente non abbiamo controllato che ci fosse o no lo stazionamento. Noi l'avevamo controllato e c'era scritto che c'era, però poi non c'era il parcheggio. Perché qui se c'è la strada loro ti mettono che c'è lo stazionamento, però poi parcheggi per strada e noi le moto non le vogliamo lasciare per strada. No, ce l'hanno consigliato in ogni salsa di non parcheggiarle fuori, poi abbiamo i bagagli e poi dopo che ci hanno provato a rubare, cioè proprio 10 giorni fa, ora non ce la sentiamo. Abbiamo cercato anche in città pensando stiamo una notte, ci riposiamo un attimo, facciamo il bucato, andiamo oltre, tutto fuori budget, senza parcheggio. Abbiamo trovato un posto carino però col parcheggio, bello, buone recensioni. Quant'è che volevano? 2500 peso. 100 euro a notte? Sì. Sì, 120. Perfetto, no? Noi ci viviamo una settimana. Allora abbiamo cominciato a cercare in qualche posticino un po' più fuori Puerto Vallarta, vicino alle spiagge. Abbiamo veramente fame. Ci aspetta 1 ora e mezza di strada. Che bello! Io voglio un burrito. Un burrito addirittura vuoi? Voglio un burrito adesso. Datemi un burrito. Non se puede. Datemi una traiuda.
Basta, non sei più una hacca, che te l'aiuta vuoi? Datemi qualcosa, non un tope, non voglio il tope. E siamo usciti anche dallo stato di Jalisco, non era previsto. Niente, eccoci qua, siamo in Nayarit. Qua c'è il cambio dell'ora. La prima volta che via terra guido e arrivo in un posto dove si cambia l'ora. Eccoci appena entrati a Sayulita. C'è pure il subway, è proprio americano. Andrea ha finito la batteria, quindi no e sta. Ora cerchiamo di capire dove dobbiamo andare. Andiamo giù di qua? Carino. Stradina carina. Bisogna fare un pezzo dritto lì e poi subito a destra siamo arrivati. Ha piovuto un po'? Anche manghi sono piovuti giù. Hola! Come vedete siamo arrivati in questo paesino vicino al mare che si chiama Sayulita. Abbiamo trovato questo Airbnb dove c'è un pappagallo un po' invadente dove ci lasciano mettere le moto dentro. Ci sono tanti animaletti tipo lui. Ciao! Quindi ora magari vi facciamo vedere un pochino di Sayulita e ci riposiamo anche un po'. Sicuramente lavoreremo perché qua c'è un buon wifi. Le facciamo riposare un po' loro che hanno corso tanto nei giorni scorsi. C'è il gallo, le galline ci sono anche qua. Ecco, poi c'è lui che saluta. Hola. Hola. Ecco. Simpatico. È una ringhiera con un buco e ogni tanto la aprono e ci fanno i taco. Come sono? Non so se sono i più buoni della città perché non ho provato tutti i taco della città, però sono buoni. Mentre Andrea si pettina andiamo a fare un giro a Playa de los Muertos. Si chiama così perché per arrivare dovremmo attraversare un cimitero a quanto pare. Stiamo entrando nella Playa de los Muertos. Sembra proprio una playa per adesso. Allora, che si fa? Si guarda il mare, ci si riposa, si legge. Perché si legge? Perché è bello leggere. Siamo arrivati a Sayulita e ci siamo dimenticati di essere sul mare, praticamente. Allora? Adesso stiamo lavorando, ad esempio. Che palle, infatti basta. Siamo un po' bollitini, è agosto anche per noi. Non sappiamo se continuare con il canale YouTube oppure no, perché ci sta stancando parecchio. Ci sta rubando tanto tempo Di vita. e non ci sta dando ancora le soddisfazioni che speravamo. Speravamo di averle tra un po', solo che siamo impazienti e... Dobbiamo riflettere. Riflettiamo. Riflettete anche voi. Ciao, a dopo. Sto ciuffo.
Basta con sto ciuffo. Devi sistemarmelo. Io. Sì, tu sei il mio parrucchiere. Come diceva la qui presente, Aspetta. sto ciuffo. Guarda che non riesco a tagliarle via ste robe poi. Le metto, guarda che le Taglio metto. io.